Dire la verità è stata un po' un caso il mio incontro con la Compassion Focus Therapy, perché mi piaceva molto l'approccio cognitivista, quindi l'idea di poter modificare delle emozioni tramite la modificazione del pensiero, ma allo stesso tempo avevo la sensazione che ci potessero magari essere altre forme di intervento per aiutare in questo processo di cambiamento. E una notte, abbastanza per caso, in un periodo in cui stavo lavorando fondamentalmente in un carcere, quindi dove a volte l'intervento sulle credenze non sempre funzionava, quindi un intervento più basato su che pensieri stai facendo, che credenze hai, non aveva sempre l'effetto desiderato, ma mi ricordo che una notte ho trovato per caso un esercizio che era quello della figura compassionevole di Paul Gilbert. Io non conoscevo né Paul Gilbert né la Compassion Focus Therapy, ma lessi un pochino questo esercizio e trovai che mi tornava. Lo sentì che mi intrigava l'idea di poter generare un cambiamento attraverso delle tecniche che non agissero direttamente sui pensieri, ma utilizzassero altri canali tipo le visualizzazioni. Quindi quello che ho fatto è che sono andato a formarmi, sono andato sul sito internet e ho trovato che c'era un corso da lì a breve alle Canarie. E è lì la prima volta che ho incontrato Paul Gilbert e il modello di Compassion Focus Therapy, che è fondamentalmente, per rispondere alla tua domanda, un modello terapeutico, quindi tecnicamente non vorrebbe essere un'ennesima scuola di psicoterapia, ma è più forse una cornice, un modo di organizzare in qualche modo il nostro sapere psicoterapeutico, in modo da integrare anche quello che sappiamo della psicologia di base, della psicofisiologia, approcci di terza generazione. Quindi se lo dovessimo collocare all'interno della terapia cognitivo-comportamentale, è un approccio che sicuramente deriva dalla terapia cognitivo-comportamentale, ma la espande utilizzando nozioni più di psicofisiologia e anche di forse tecniche appunto meditative che derivano più dall'Oriente, ma non solo. C'è stato un processo di espansione della Compassion Focus Therapy che è partito dai primi studi di Paul. Paul Gilbert è un terapeuta cognitivo-comportamentale, è stato il presidente dell'associazione inglese di terapia cognitivo-comportamentale e trovava particolare difficoltà con alcuni tipi di pazienti, che erano pazienti particolarmente autocritici. Questi pazienti non rispondevano bene alla terapia cognitiva standard, nel senso che quando li si cercava di aiutare a sviluppare delle idee alternative rispetto ad esempio alla loro pensieri di non amabilità, anche se riuscivano razionalmente a generare pensieri alternativi, non li sentivano veri. E quindi da lì l'idea di Paul di andare ad integrare delle conoscenze che derivavano più dalla psicofisiologia e cercare di spiegare perché questi pazienti riuscivano a funzionare in qualche modo a livello razionale, ma questa cosa non li aiutava nel cambiamento. Penso che ciò che aiuti della Compassion Focus Therapy è che cerchi di spiegare il funzionamento anche umano alla luce di alcuni sistemi motivazionali che in realtà hanno anche gli animali. Ad esempio l'accudimento, non siamo l'unica specie, no? Altri mammiferi non umani accudiscono la loro prole. Ora, quello che sembra, e che è diciamo l'approccio della Compassion Focus Therapy, è che tra le tante motivazioni che sono già ad esempio presenti nei mammiferi, quando queste motivazioni incontrano l'evoluzione della specie umana, quindi ad esempio quando noi vogliamo accudire qualcuno ma allo stesso tempo abbiamo un cervello umano, è possibile che si sviluppino delle motivazioni leggermente differenti a quelle che ad esempio potrebbero avere gli animali. Faccio un esempio. Uno scimpanzé probabilmente non accudisce la prole di altri scimpanzé, così come gli animali, anche se molto vicini a noi dal punto di vista del profilo genetico, non accudiscono ad esempio persone in fin di vita, non accudiscono disabili. In natura, anche in specie mammiferi molto vicine alle nostre, non ci sono delle forme di accudimento che non sia connaturato dall'idea di, come dire, portare avanti il proprio patrimonio genetico. Quindi ad esempio accudire un morente potrebbe non avere nessun vantaggio genetico da quel
punto di vista. Noi esseri umani siamo tanto abili nel fare degli atti di crudeltà terrificante, così come di, ad esempio, provare il desiderio di alleviare le sofferenze di una persona che muore, anche se non la conosciamo, anche se morirà, quindi tecnicamente non c'è nessun vantaggio nell'investire le proprie risorse di cura verso questa persona, ma proviamo un piacere che deriva proprio dal percepire quella sofferenza e fare di tutto per alleviarla. In Compassion Focus Therapy noi utilizziamo il potere strutturante delle motivazioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui noi siamo in un particolare stile motivazionale, la nostra mente cambia. Se io mi alzo la mattina e ho come motivazione quella di fregare il mondo, quella di prevaricare o quella di essere il migliore di tutti, non c'è niente di male, però la mia mente sarà probabilmente molto più sensibile agli sguardi di rifiuto degli altri, o starò attento a dei segnali che indicano che quello scopo è minacciato, ad esempio quello dell'essere migliore di qualcun altro, del piacere. Se invece ho come motivazione, ho come intento quello di poter raccogliere gli segnali magari di sofferenza negli altri e di poterli alleviare in qualche modo, di poter essere d'aiuto agli altri, allora la mia mente cambia e si orienta al fine di perseguire questo scopo. E in Compassion Focus Therapy noi pensiamo, e gli studi ormai ce lo dimostrano, che quando aiutiamo le persone ad avere un po' più di questo cambiamento motivazionale nella loro vita, quindi anche con delle pratiche meditative o con altri mezzi, insomma, che utilizziamo nel nostro approccio, quando riusciamo a portare le persone in questo cambiamento, di solito traggono maggiore regolazione emotiva, godono di una maggiore regolazione emotiva e quindi tecnicamente stanno meglio. Anche Aristotele definiva la compassione in questo termine, cioè questi termini, e sottolineava l'elemento che forse in inglese definirebbero common humanity, nel senso che io proverò compassione quando la sofferenza che vedo in qualche modo penso che potrei un giorno provarla anch'io, cioè la sofferenza a cui assisto non è una sofferenza che io sento che non proverò mai o che è in qualche modo distante da quello che un giorno potrei provare nella mia vita. La compassione ci porta a fare conti con non tanto magari la vulnerabilità che sperimento nel momento presente, ma la potenziale vulnerabilità in cui potrei trovarmi, quindi mi porta ad attingere a quello che un giorno potrei sperimentare e quindi a accettare il fatto che magari non sono adesso in uno stato di sofferenza e di vulnerabilità, ma quello a cui assisto è di fatto una condizione umana che riguarda anche me. Nel momento in cui accetto questa realtà, quella che in Compassion Focus Therapy noi chiamiamo proprio esami di realtà, effettivamente l'istinto d'aiuto che noi diamo a una persona è un po' diverso da quello che daremmo se vediamo la persona in uno stato di inferiorità. In quel caso, ad esempio, proveremo pena. Quando è che ci piace sentire che l'altro ci vuole aiutare? Quando sentiamo che quel tentativo di aiuto non deriva da una percezione di superiorità o di tentativo di rimarcare una differenza di potere, ma scaturisce da una sensazione di capisco dove sei, sono nella stessa barca anch'io in qualche modo. Posso rispondere con quella che è stata poi l'origine della Compassion Focus Therapy. Paul Gilbert ha cominciato a lavorare con alcune pratiche di Compassion Focus Therapy con pazienti autocritici, quindi con questi pazienti che hanno questa tendenza autocritica che adesso sappiamo essere uno dei meccanismi di esordio e mantenimento delle psicopatologie più comune. In qualche modo Paul Gilbert ha cominciato a capire che il problema non era mai provare delle emozioni negative per i pazienti, ma come sappiamo anche da altri approcci era quello che noi esseri umani abbiamo la capacità di criticarci, di valutarci, di automonitorarci e attaccarci per quello che proviamo, non proviamo, quello che vorremmo provare o non provare. E questa abilità, che apparentemente soltanto gli esseri umani hanno, di avere un sé e dunque di attaccarlo, da qui la parola self-criticism, non esisterebbe se non avessimo un self. E questa abilità purtroppo, anche se ha costituito un vantaggio per l'evoluzione dell'essere umano, è venuta con degli effetti collaterali grandi, tra cui il fatto che noi possiamo avere nei nostri confronti un costante atteggiamento di
autovalutazione e di autocritica e di autoattacco nella peggiore delle ipotesi, a cui rispondiamo con la stessa reazione di minaccia con cui risponderemo se qualcuno ci attaccasse dall'esterno. Questa era una cosa che anche Beck aveva e dice, insomma, anche nelle sue prime teorizzazioni, che avere un atteggiamento autocritico è come avere qualcuno che per tutta una giornata ci ripete quanto siamo falliti. Questa è l'origine della Compassion Focus Therapy, perché questi pazienti non riuscivano a cambiare soltanto con la ristrutturazione cognitiva, ma avevano bisogno di percepire non tanto un cambiamento di ragione, quindi non tanto dovevano essere aiutati a ragionare meglio, ma a percepire un diverso atteggiamento nei loro stessi confronti. Quindi la terapia è un luogo dove si aiuta il paziente a fare delle prime esperienze di questo dialogo diverso con se stesso, in modo che poi possa riportarlo anche nella vita di tutti i giorni. Quindi disattivare quello che sappiamo essere uno dei meccanismi di mantenimento della psicopatologia più potenti. Compassion Focus Therapy appunto non è una compassion therapy, nel senso che noi non stiamo dicendo che la compassione guarirà il mondo, stiamo dicendo che fare degli interventi che scaturiscono da una particolare motivazione può generare a volte dei cambiamenti migliori, più efficaci, piuttosto che fare gli stessi interventi, ad esempio, con un altro tipo di motivazione. Ad esempio, una ristrutturazione cognitiva o comunque un intervento, sì, utilizziamo la ristrutturazione cognitiva, in cui io ti aiuto a ristrutturare, no, le tue credenze, ti chiedo quante prove hai a favore di questa paura, di questa interpretazione. Un conto è se la faccio con una sorta di stizza nei miei confronti, di impazienza nei confronti di questa parte di me che non vuole capire, che è stupida, che dovrebbe essere già cambiata, che ha speso già troppi soldi in terapia, quindi con una sorta anche di rabbia nei confronti di questa parte dura di me che non cambia. Un conto è se faccio scaturire la tecnica della ristrutturazione cognitiva da un approccio che, ad esempio, valida il perché quelle credenze negative sono così pervicaci, quindi ad esempio aiutare il paziente a capire che se si vedono quei pensieri negativi come derivanti da un profondo senso di minaccia, è più facile anche aiutare il paziente a modificare questo stile anche di pensiero. Questo perché lo dico? Perché in realtà noi vediamo assolutamente la Compassion Focus Therapy come forse un'integrazione a tutte delle terapie che già evidentemente sono validate a livello scientifico, tra cui la terapia cognitivo-comportamentale, e noi pensiamo che un'attenzione a come il paziente si relaziona a se stesso e agli altri e quanto il paziente è aperto alla relazione ad esempio degli altri verso se stesso può migliorare qualunque tecnica di terapia cognitiva e non. Non so se parlerei di dove va integrata, credo che si sta semplicemente andando verso un fare terapia che abbia sempre più consapevolezza di come funziona veramente il cervello e la mente e quindi forse stiamo andando verso un fare terapia che non è più così tanto distinto in scuole, ma appunto che vede l'intervento sulla psicopatologia come un intervento probabilmente integrato, che scaturisce dalla consapevolezza di come funziona la mente e quindi com'è che si scompensa. Per essere un pochino più preciso, appunto, mi viene in mente che sicuramente in pazienti, per dirti, con disturbo ossessivo compulsivo è importantissimo che ci sia l'esposizione con prevenzione della risposta, per fare un esempio, no? Quindi è importante che ci sia questo tipo di esposizione. Quello che probabilmente noi di Compassion Focus Therapy diremmo è: va benissimo, come si tratta però il paziente? Che tipo di dialogo interiore utilizza quando fa questa esposizione? È aggressivo nei suoi confronti? È autocritico rispetto alla difficoltà che sta sperimentando? Oppure una tecnica come l'immagine compassionevole, o immaginare che in questa esposizione ci sia una figura accanto a te che ti aiuta a tollerare l'ansia che l'esposizione ti genera. Chissà, forse aggiungere questo elemento, no, di Compassion Focus Therapy potrebbe migliorare l'esposizione stessa. Quindi
Per la verità, personalmente penso più alla Compassion Focus Therapy come un'aggiunta e un'integrazione che migliori e potenzi terapie che si rivelano già efficaci effettivamente. I vari scenari che si possono intravedere. Il primo è che sempre più persone la facciano, sempre più terapeuti facciano la Compassion Focus Therapy, anche perché ormai gli studi che dicono che è un'aggiunta vantaggiosa alla terapia standard già ci sono ormai randomized control trial, non sono tantissimi, ma ormai si sa che aggiungere l'elemento di Compassion Focus Therapy a terapie che già funzionano effettivamente ne migliora l'efficacia. Quello che vedo è questo: protocolli più strutturati ma non rigidi, perché noi non siamo, per dire, un protocollo come ad esempio l'MBSR, che è un protocollo fantastico ma che non è una terapia di gruppo. Probabilmente la terapia di Compassion Focus Therapy si collocherà a metà fra un intervento di gruppo che dà dei mezzi, delle tecniche, ma anche che vede l'interazione, la relazione fra i membri del gruppo come un modo per facilitare il cambiamento. Quindi nel futuro un terapeuta, ad esempio, di Compassion Focus Therapy che fa un intervento di gruppo dovrà avere conoscenza non soltanto delle tecniche della Compassion Focus Therapy, ma anche di principi di terapia di gruppo che facilitino gli interscambi in un gruppo di terapia. Un'altra cosa che vedo e spero nel futuro della Compassion Focus Therapy è quindi più randomized control trial e più studi che creino un po' una coerenza fra, ad esempio, i questionari che ci sono, che attualmente misurano costrutti come appunto la compassione. Ci sono tanti questionari, a volte si ha la sensazione che non si sa quale scegliere e quindi magari nel futuro vedo un po' un armonizzarsi fra i vari gruppi di ricerca che studiano la compassione. La terza cosa, secondo me, che mi piacerebbe vedere rispetto a questa terapia è quanti più dati che testimonino la correlazione fra gli stili motivazionali, quindi eventuali cambiamenti implementati, facilitati in terapia, con i cambiamenti a livello fisiologico. Io per vari anni mi sono occupato di variabilità interbattito, quindi di indici più fisiologici, e secondo me è molto interessante cominciare a far capire che forse è un po' fittizio dividere la psicologia dalla fisiologia e far capire come quando si parla di regolazione emotiva, quando si parla di mente, quando si parla di corpo, in realtà forse quando si parla di top down, bottom up, forse stiamo parlando di costrutti un po' artificiali, perché il sistema umano è un sistema integrato, quindi far vedere come gli interventi psicologici, psicoterapeutici in realtà hanno anche un effetto sul corpo, e che forse arrivare addirittura al punto in cui forse questa divisione fra corpo e mente, anche a livello così verbale, sarà sempre meno netta e limitante. Spero che sempre di più questa terapia si diffonda, anche un po' perché probabilmente siamo in un'epoca dove ci stiamo rendendo sempre più conto come anche l'ambiente in cui viviamo è un ambiente che facilita l'emergere di alcune psicopatologie, no? E a livello anche educativo, a livello scolastico, quindi anche per agganciarmi alla domanda di prima, la nostra velleità è che questo tipo di principi, quindi ad esempio l'effetto regolante di questa motivazione, possa intrigare non soltanto gli psicoterapeuti, ma anche ad esempio persone che lavorano nel business o persone che lavorano nelle scuole. E di fatto questo lo testimonia ad esempio una conferenza che adesso si sta tenendo proprio in questi giorni in Inghilterra, in cui si cerca di collegare il business, quindi le amministrazioni, con un approccio della Compassion Focus Therapy. Quindi questo anche un po' per legarmi a cosa vorrei vedere nel futuro, mi piacerebbe vedere nel futuro, e quelli possono essere forse dei potenziali ambiti